Eccola qui, è la Baby Jeep, la Jeep Avenger B-SUV di casa Jeep Stellantis, Car of the Year 2023. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Il frontale è il classico Jeep, 7 feritoie, poi qui abbiamo la presa d'aria con al centro il radar, gruppi ottici rastremati, tra l'altro quelli degli abbaglianti e inabbaglianti con una specie di, come dire, vetro scuro, quindi anche molto aggressivo, molto grintoso, fari fendinebbia con funzione cornering e qui abbiamo una serie di nervature molto marcate che rendono l'auto grintosa sui passaruota di plastica grezza. Cerchi da 18 pollici in questo caso, perché qui abbiamo la versione Summit, il top di gamma. A mio giudizio qui i designer hanno fatto un buon lavoro. La linea di questa nuova Avenger è fresca, dinamica, giovane, ma non solo per i giovani. Una delle caratteristiche di questa Jeep Avenger è che davvero io trovo molto comodo salire e scendere dall'auto con la disposizione del sedile, e per chi ha più di 50 anni questo può essere anche un plus. Davvero non si sforza la schiena e si trova subito la posizione comoda sia per l'ingresso e l'uscita e sia per la guida. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa Jeep Avenger a Terzo Garage. Il motore è un 1200 3 cilindri benzina da 101 cavalli, 205 Nm di coppia. Piacevole il fatto, piacevole la disposizione del triangolo pedaliera, sedile, volante e anche del cambio. Io di solito guido con un'impostazione un pochino più sdraiata, con lo schienale un po' più abbassato. Qui sono più ad angolo retto e devo dire che questa cosa in realtà mi sta piacendo parecchio, proprio perché favorisce l'utilizzo del cambio che con questa configurazione 6 marce manuale è davvero fluido, innesti precisi, non dà nessun problema anche al primo utilizzo. Su asfalto qui abbiamo la possibilità di impostare 3 modalità di guida attraverso questo selettore. La Eco, che è quella con la quale si risparmia maggiormente carburante, quindi la macchina è molto più tranquilla. La Normal e la Sport, che invece risponde molto più pronta, fa sì che il motore risponda in modo molto più pronto alle sollecitazioni dell'acceleratore. Devo dire che la sensazione non è niente male, nonostante qui si abbiano solo 100 cavalli, ma i 205 Nm di coppia effettivamente fanno il loro lavoro, anche perché la macchina pesa 1100 kg, scusate. Anche su questa salita, che devo dire è abbastanza ripida, e adesso in macchina praticamente siamo in 2, l'auto risponde molto bene, sia come accelerazione, sia come impostazione delle sospensioni. Uno dei punti di forza di questa Jeep è l'altezza da terra, 20 cm, con un angolo d'attacco anteriore di 20 gradi, 33 gradi posteriori, che quindi permette di fare anche un fuoristrada leggero in tutta comodità. E abbiamo anche il Select Terrain, cioè la modalità di selezione del terreno, che consente anche con un 2 ruote motrici di distribuire bene la trazione sulle ruote in base al terreno.
Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Su questa Summit abbiamo questa finitura gialla metallizzata, mi viene da dire, che è davvero molto piacevole agli occhi, rende l'auto dinamica, giovane anche, e abbiamo le bocchette della reazione che la seguono in tutta la sua lunghezza, un'altra soluzione particolare, con questa mensola veramente molto ampia per riporre diversi oggetti. Sotto il bracciolo c'è un pozzetto piuttosto profondo, poi ci sono questi portabicchieri, portabottiglie con scomparti regolabili, la leva del cambio, qui abbiamo la piastra per ricaricare il cellulare, una presa 12 volt e poi due prese, una USB standard e una USB-C. Qui abbiamo tutti i tasti fisici per comandare il clima. Anche questo Uconnect Live, che è il sistema di infotainment di Jeep, riprende quella modalità presente su tanti modelli PSA, cioè con 3 dita contemporaneamente io posso avere a disposizione tutte le icone disponibili, vedete? Poi ovviamente posso passare a cambiare altre impostazioni, di qua quelle dell'auto, personalizzazione, profilo, colore display, eccetera eccetera. Adesso proviamo a modificarlo. Profilo per andare a impostare i profili di chi utilizzerà l'auto. 3 dita di nuovo, torniamo a tutte le impostazioni, ad esempio qui abbiamo anche i sedili riscaldabili che possono essere impostati, 3 dita, oppure con il tasto Home che è qui sotto. Ripremiamolo e qui abbiamo la schermata Home con a disposizione il climatizzatore, che però abbiamo detto si può usare anche con i tasti fisici ancora più comodi, oppure la radio e le altre impostazioni, gli altri settaggi. Quando si inserisce la retromarcia abbiamo la retrocamera di parcheggio che ci permette di fare manovra con un po' di sicurezza in più, andando a indicare gli ingombri della macchina. Con questo tasto invece, adesso appena si disinserirà la retrocamera, con questo tasto noi possiamo al volo cambiare le impostazioni dei diversi ADAS. Abbiamo già detto cruise control adattivo, mantenimento di corsia, controllo angolo cieco, retrocamera, e qui andiamo a vedere gli altri, stop and start, frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Vediamo come si sta dietro. Allora, io ho il sedile settato sulla mia altezza di 1,90 m, le ginocchia praticamente non toccano e ho ancora almeno 2 cm sulla testa. Sto seduto abbastanza a 90 gradi, ma sono comodo e ho libertà di movimento, quindi devo dire che lo spazio posteriore tutto sommato è maggiore di quanto mi aspettassi. Il bagagliaio elettroattuato ha una capacità 380 litri. Abbiamo anche la luce di illuminazione e un paio di ganci per le borse. Inoltre il fondo che può essere spostato su 2 livelli a guadagnare altro spazio. Su questa Avenger abbiamo anche l'integrazione Apple CarPlay e Android Auto wireless. Adesso proviamo. Telefono. La prima volta è un po' forse macchinoso, ma poi dagli avvii successivi questo abbinamento avverrà automaticamente. E guardate anche qua come sia possibile senza fili avere Apple CarPlay attivo su questo display, e devo dire che si vede molto bene.
Tra le particolarità ce ne sono almeno due davvero curiose. Questa è la serigrafia che c'è sul vetro anteriore, parte sinistra, di qualcuno che esplora il cielo con un telescopio. E questo rilievo, che poteva sembrare un'imperfezione della plastica, in realtà è una coccinella, quindi un portafortuna. Tra gli altri segni particolari, il muso della Jeep tradizionale che abbiamo proprio sulla parte bassa della calandra, scusate, frontalmente, e anche su ogni singolo cerchio. E questi puntini che si vedono qui sono le stelle che l'omino con il telescopio dalla parte opposta del parabrezza sta guardando, sia le costellazioni che lui sta osservando. Il prezzo di questa Summit senza questo colore è 28.300 euro. Se si vuole aggiungere il tetto vulcano quindi scuro, con il giallo sun, si aggiungono 1.250 euro, quindi 29.550 euro per questa configurazione, che di fatto è il top di gamma. E con la nuova Avenger è tutto, ero proprio curioso di guidarla e devo dire che mi sono divertito. Spero vi siate divertiti anche voi, se è così magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao, buoni chilometri a tutti, alla prossima!